Sono le 11 di sera, domani mattina un aereo e non ho ancora preparato nulla. Buongiorno, ho caricato lo scatolone in macchina, compresso come una sardina, direzione aeroporto. Bagaglio bici consegnato, un parto incredibile, ora un bel panardo e via. Finalmente sono arrivato, sono uscito di casa alle 9, sono arrivato adesso alle 7 di sera, incredibile. Ho preso l'aereo, sono atterrato a Charleroi, da Charleroi ho preso il pullman che ti porta in centro a Bruxelles e poi da Bruxelles fino a Leuven in treno e poi ho camminato 1,5 chilometri con sto coso. Ho già fatto anche la spesa, follia. Comunque veramente allucinante la differenza che c'è tra qui e l'Italia. Cioè proprio cammini per strada 10 minuti e vedi la gente che rispetta le regole, ciclisti che rispetta tutta la segnaletica, la gente che si ferma ai semafori, ai pedonali, pazzesco. Cioè in Italia la gente che si lancia, tutto pulito, tutto in ordine, veramente strafigo. L'unico lato negativo è che tipo vai a fare la spesa, prendi 5 cose, hai speso 50 euro. Vedo l'ora domani di fare una pedalatina, anzi in realtà domani shooting con Ridley, sabato pedalatina e domenica si corre. Faccio un tour veloce dell'appartamento. Allora, entrata da lì, cucina, anzi sorta di cucina, tutto mega compresso qui. Scatolone bici ancora da aprire, spesa in terra che dopo metto a posto. Qua soggiorno, barra dormitorio, barra non so, neanch'io. Qua vista sul giardino e sul mega comprensorio con un bel tramontino. E nulla, su di sopra ci sono altri 2 letti e qua sotto c'è un bagno, anche questo compresso. Io, un bel cesso e fine. Non sarò da solo ovviamente, domani arrivano gli altri due soci della mutua e basta. Ora mi preparo una bella cena. Post cena mi sono messo a montare la bici, ho montato le ruote, gonfiato, perché ovviamente quando voli devi sgonfiare tutto, ho montato il manubrio, ho aggiustato un po' le leve perché erano messe a caso, ho rimontato la sella in posizione giusta e via. Il giorno seguente, venerdì, ho incontrato Joris e Marraine, che sono il fotografo e il videomaker di Ridley, e ci siamo mossi verso le Ardenne, dove siamo andati a fare uno shooting per una nuova bici che uscirà, che non posso mostrarvi purtroppo, e abbiamo scattato e registrato sia scene statiche che in dinamiche. Shooting con Ridley, nuova bici che era lanciata in una foresta non so dove, col confine con la Germania, e bella fresca, 6 gradi, madonna. Parano l'attrezzatura, mille soldi. Uno spottino andato, non riesco a filmare molto, però figata, guardate che posti. Foreste infinite, in questo muschio selvaggio, bellissimo. Secondo spot andato, adesso si cambia. Abbiamo trovato anche la cascata più alta del Belgio, 10 metri. Pah! Bene, ultimo spottino fatto, sono anche caduto, ma dettagli, ora pausa pranzo e via. Camera's on you, you don't have to go. I think it was a bad idea. Bene, shooting finito, sono andato al mio appartamento, adesso riposo un attimo, mangio qualcosa e poi usciamo in centro.
Impegnato, sa. Esco. Andare in bici a fare la spesa, semaforo quei secondi. Pazzesco, l'acqua che costa quanto la Coca-Cola, follia, solo in Belgio. L'arrivo di domenica con questa vista devastante. Bene, giornata praticamente conclusa. Sono andato appena a ritirare ora le borracce da una mia amica perché le farò assistenza alla gara di domani, perché le donne corrono di sabato mentre noi di domenica. Giornata bella compressa e ora a letto. Domani sarà un'altra giornata bella lunga e poi domenica si corre. Cioè, questa è follia. Sta gente vive nel 2050. Garage per le biciclette, pazzesco. O comunque la quantità di ciclabili che ci sono, praticamente per ogni strada dedicata alle automobili ce n'è una per le bici, c'è una rete di ciclopedonali infinita. Sono due in Belgio, social rally con quelli di Ridley e con i soci della Mutua. Stiamo facendo una sorta di rotatoria solo per ciclabili, pazzesco. Attraversamento sopraelevato della stazione, follia. Oggi social ride bella easy, tranquilla, 40 km, andiamo a percorrere l'ultimo loop che percorreremo 2 volte domani e è bella fresca, ci sono 5 gradi, in realtà si gela, non ho neanche vestiti giusti, pensavo non facesse così freddo ovviamente, ho cannato, però bello cavolo. Ambiente e persone della Madonna, io mi aspettavo, pensavo fossero tutti strafreddi e invece ti accolgono. Siamo qua con dei locals e alcuni dipendenti di Ridley e personaggi un po' del mondo del ciclismo, è figata. Pazzesco comunque, gravel belga, 35 all'ora in Z1, follia. Distese infinite. Mamma mia, spettatelo, questo gravel, veramente stupendo, super scorrevole, tutto spianato, pezzi tecnici pochi, poca fanga, velocità esagerate, bellissimo, sto divertendo un sacco. Il tutto immerso in questo panorama veramente figo, cioè ci sono foreste infinite, poche salite lunghe, però veramente bello. Ultimi 100 metri in centro città, figata totale. Adesso stiamo andando a fare assistenza alla nostra amica al percorso, siamo un po' in ritardo, ma Sempre al vlog a vento di faccia. chiaro. Ma è una gioia, mai. Appostati alla feed zone, adesso aspettiamo. Angelo, Oh, domani qua ci devi passare 2 volte sopra, bacialo. pazzesco. Sembra piatto, ma in realtà è tutta salita sta Ma roba. quale piatto? Ma piatto che? Kirsten! Take also the other one, take also the other one in front of the guy. Bene, 2 rifornimenti fatti, ora casa. Preparazione gara qua. Scotta qua, roba che scotta. Sì, molto. È fredda, fischia. Dovrebbero sponsorizzarmi, madonna. Ansaplast, per cortesia, sponsorizzaci. Esatto. Buongiorno, mattina di gara oggi. Un po' un delirio con la logistica, stiamo andando a prendere il treno per Halle, palesemente in ritardo. E abbiamo preparato tutto, speriamo bene. Sicuro abbiamo dimenticato qualcosa, ma dettagli. E ora siamo a blocco verso la station.
muoversi è bellissimo con tutte queste ciclabili, continuo a dirlo e pensarlo, eviti un sacco di traffico e poi effettivamente anche di tempo ci impiega meno, perché in macchina per assurdo ci impieghi di più tra semafori e precedenze, e invece in bici in un attimo hai fatto. 20 minuti di riscaldamento e poi andiamo in griglia, lasciamo tutti i vestiti pesanti e via. Eccoci partiti, palpitazioni alle stelle, partenza fulminea a canna, pronti via, come se fosse l'ultima gara della nostra vita. La partenza è stata veramente una carneficina, sgomitate, sballate, gente che spingeva, che si facevano spazio, è stata veramente intensa, gente che cadeva ogni 3x2 come questo fenomeno qua davanti, prendendo la ruota di quello che lo precedeva. E niente, si cercava di guadagnare terreno in ogni posizione possibile e immaginabile, come questi settori qui dove in realtà il tornante era 500 metri più avanti, ma noi tagliavamo su per gli argini dei fiumi. Dai. E all'inizio comunque c'erano diversi rallentamenti, cadute, quindi era un continuo fermati e riparti, poi c'era un po' di fang eccetera, quindi c'erano questi continui cambi di ritmo che ti spezzavano le gambe. Fin da subito comunque sentivo di non star benissimo, avevo i battiti veramente alti, più del normale, e già nel riscaldamento comunque sentivo che non stavo benissimo, secondo me perché avevo fatto 2 giorni di scarico, e cosa che di solito non faccio, quindi mi sono presentato alla gara diciamo un po' troppo fresco, e quindi di fatto avevo i battiti tipo 15-20 battiti in più rispetto al normale, quindi ho abbastanza sofferto fin da subito. Ho cercato di tenere il passo comunque dei primi gruppi, ma comunque dopo i 10-15 km già ero abbastanza al limite. La parte cittadina poi di Leuven, dove si passava appunto nel centro storico, era qualcosa di sensazionale, cioè sembrava di essere sulla luna, un tifo, una carica incredibile e proprio gente che urlava fortissimo come se stesse passando Van der Poel. È vero che era un mondiale, quindi la gara era di un certo livello, però comunque vedere così tante persone
bambini, persone anziane, fare un tifo veramente esagerato come se fossi un re che passava, era veramente, ti dava una carica incredibile e vedevi effettivamente quanto le persone ci tenevano a questo sport. Dopo il passaggio sopraelevato della stazione era presente la feed zone dove appunto bisognava rifornirsi e io mi sono fermato perché avevo bisogno di cambiare tutte e due le borracce e avevo una persona di Ridley che mi faceva assistenza. Primo respiro al 120esimo, durissimo, deflagrato, bucato 2 volte, madonna, morto. Peccato che mancano ancora 60 km. Il percorso era lungo 181 km con circa 1600 metri di dislivello e si percorreva in linea da Halle fino a Leuven e poi a Leuven c'era un circuito nella foresta di Brabant che era da ripetere 2 volte. In sé non era tecnico per nulla, anzi era veramente da stradisti si può dire, perché era molto pianeggiante, fondo super regolare, c'era solo qualche settore con i sanpietrini in terra, col pavé, però non c'era nulla di tecnico ed era caratterizzato da questi strappetti qui mortali, brevissimi, che duravano tipo 30 secondi, però che salivano tipo il 18%, quindi arrivavi lì e ti piantavi subito. E c'erano questi belga e olandesi che tiravano delle aperte atomiche. Vai! 140esimo, sto per cominciare l'ultimo giro, sono finito, già 4 volte che mi fermo per riparare una fonatura, dura, però in qualche modo si arriva alla fine, atmosfera incredibile. Il finale al centro di Leuven è stato veramente spaziale, cioè le persone hanno creato questa atmosfera assurda battendo le mani forti sui tabelloni e veramente mi sono emozionato e aver avuto la possibilità di partecipare ad un mondiale non è una cosa di tutti i giorni, quindi averlo anche finito nonostante mille peripezie è stato qualcosa di veramente figo. Ridotti così, roba del Mac, post mondiale, aciditezza totale, calorie da ingerire, a nastro. Oggi 6.000, tu quanto hai bruciato? 5.002. 5.000, pazzesco. Allora, buongiorno, sono le 4:30 di mattina, sono in stazione a prendere il treno, devo andare in aeroporto. Allora, per fare un assunto di quello che è successo ieri, sicuramente non la giornata che speravo di avere, è stata abbastanza dura. Fin dalla partenza comunque sentivo di non stare benissimo. E poi al 30esimo circa ho sentito di aver bucato perché ho perso pressione di colpo, però il lattice ha fatto il suo dovere, quindi ha tappato. Quindi mi sono fermato a gonfiare velocemente la ruota per rimettere pressione. Sembrava stesse tenendo fino al chilometro 70-80 più o meno, dove ho cominciato a sentire di nuovo che stavo perdendo e allora ho pensato che bastasse solo fermarmi e gonfiarla e che sarebbe ritornata, diciamo, abbastanza a posto. Invece non è stato così, perché ha cominciato a perdere costantemente e quindi praticamente ogni 10 km mi fermavo a gonfiare. Non so da dove perdesse perché comunque ho cercato un foro o qualcosa, ma non si trovava assolutamente, cioè non trovavo nulla, quindi non so esattamente da cosa sia stato causato, forse la valvola, boh. E quindi niente, insomma, nel cominciare a perdere tempo poi non c'avevo neanche più voglia onestamente,
e quindi vabbè, mi sono diciamo un po' divertito tra virgolette, me la sono presa comoda e vabbè, mi sono goduto l'atmosfera che era veramente pazzesco, cioè la gente fa un tifo devastante nonostante tu comunque non sia nessuno e veramente fighissimo, atmosfera veramente bella. Niente, una volta all'arrivo poi mi sono trovato con i miei compagni di stanza e siamo andati fuori a cena e poi subito in appartamento a preparare le valigie e niente, siamo qua. Adesso qua c'è lo scatolone e aspettiamo il treno. Caffettino veloce in aeroporto e via.